Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare la mia versione di questo cappello alla pescatora che abbiamo visto tanto in giro negli ultimi tempi. Ho voluto darvi la mia versione e ci ho lavorato su un bel po' per trovare quella che secondo me è quella perfetta. Il risultato è un cappello in raffia, rigido quanto basta per mantenere la forma. Questo sì è perfetto, spero che vi riesca bene come questo, perché ho trovato il modo giusto per avere la giusta consistenza. In più chiudiamo il giro in una maniera particolare che fa in modo che l'inizio del giro praticamente non si veda. Per quanto riguarda le misure, questo cappello va bene a me, che ho una circonferenza della testa di circa 56 cm. Nel tutorial vi spiego come modificare lo schema se avete bisogno di fare un cappello più grande, sia qui quando creiamo il disco iniziale e sia nella parte del corpo del cappello. Per fare il cappello ho usato il filato raffia di Mondial, che è lo stesso che avevo usato qualche settimana fa per il cappello fedora, e se non avete visto vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 100 metri. Sono consigliati uncinetti da 4,5 mm e per questo cappello io ho usato un uncinetto da 3,5 mm. Io ho usato il colore 979 e se volete utilizzare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove trovate questo filato in tanti colori, uno più bello dell'altro. Il mio cappello pesa circa 70 grammi, quindi ho usato più o meno un gomitolo e mezzo. Fatemi sapere se questo tutorial vi piace, se vi piace il cappello, se lo rifarete, regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio, e per chiudere il giro in questo lavoro facciamo così: ingrandiamo un po' l'asola sull'uncinetto, entriamo da dietro sotto la catenella del primo punto, raccogliamo l'asola e passiamo il filo dietro. Tiriamo bene, rientriamo sotto la catenella del primo punto da davanti, portiamo fuori il filo e riprendiamo l'asola e chiudiamo il punto, e questo è il primo punto basso del giro 2. Nel giro 2 lavoriamo 2 punti bassi in ogni punto, quindi lavoriamo un altro punto basso qui, e questo è il secondo punto del giro. Il primo, come vedete, ha solo la V davanti, gli manca la catenella sopra e la faremo alla fine del giro. Lavoriamo tutto il giro lavorando 2 punti bassi in ogni punto. Alla fine chiudiamo il giro, ingrandiamo un po' l'asola sull'uncinetto, entriamo da dietro sotto la catenella del secondo punto basso del giro e portiamo fuori l'asola. E così chiudiamo il giro. Dal prossimo giro lavoriamo tutti i punti non sotto la catenella del punto, ma nella V
del punto, cioè lavoriamo punti pieni. Quindi tiriamo bene l'asola ed entriamo nella V del primo punto basso, quello a cui mancava la catenella, che è questo. Entriamo nella V, portiamo fuori il filo, teniamo questo, allunghiamo un po' perché dobbiamo lavorare punti alti, tenete con il dito qui su e giriamo intorno, prendiamo l'asola, portiamo fuori il filo, allunghiamo e chiudiamo il punto. E questo è il primo punto alto del giro. E qui su questa ultima V mettiamo un marker. Lavoriamo un altro punto alto nello stesso punto, una catenella, un punto alto nel prossimo punto, lavorando punti pieni, cioè entrando al centro della V dei punti. Vedete che si apre la V del punto perché siamo entrati qui. Una catenella e questa è la ripetizione che ripetiamo. In un punto lavoriamo 2 punti alti, una catenella, un punto alto nel prossimo punto, una catenella e ripetendo in questo modo lavoriamo tutto il giro. Alla fine chiudiamo il giro entrando nel primo punto alto dove avevamo messo il marker, ingrandiamo un po' l'asola, entriamo da dietro, tiriamo bene e da qui iniziamo il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso in ogni punto e in ogni archetto, iniziando da questo punto alto. Tiriamo bene, ma non lasciamo scappare l'asola dell'uncinetto, rientriamo nella V di questo punto, cioè dove siamo entrate da dietro, portiamo fuori il filo, riprendiamo l'asola e chiudiamo il punto. E questo è il primo punto basso del giro. E lavoriamo punti pieni anche in questo giro, cioè entrando nella V dei punti alti e negli archetti, cioè non entro sotto la catenella del punto come facciamo di solito, ma nella V qui. E a parte 1 o 2 giri in cui vi specifico che lavoriamo in modo diverso, tutto il cappello lo lavoriamo in questo modo, lavorando punti pieni, sia quando lavoriamo i punti bassi che quando lavoriamo i punti alti. In totale in questo giro lavoriamo 30 punti bassi, un punto in ogni punto. Chiudiamo il giro entrando nella catenella del secondo punto. Quando lavoriamo giri di punti alti, chiudiamo nel primo punto alto. Quando lavoriamo giri di punti bassi, entriamo nel secondo punto basso perché il primo non ha la catenella la formiamo con la chiusura. E lavoriamo un altro giro di punti bassi, un punto in ogni punto. Qui rientriamo nella V del primo punto, portiamo fuori il filo, riprendiamo l'asola e chiudiamo il punto. E questo è il primo punto del giro. Lavoriamo tutto un altro giro di punti bassi, un punto in ogni punto.
Chiudiamo il giro, tiriamo bene e formiamo il primo punto alto, e il primo punto alto lo formiamo entrando nel primo punto basso del giro precedente, cioè nella V del primo punto. Portiamo fuori il filo e allunghiamo perché lavoriamo un punto alto. Allunghiamo, teniamo con il dito, giriamo intorno, riprendiamo l'asola, portiamo fuori il filo, allunghiamo, e questo è il primo punto alto. E come prima, se volete, su questa catenella, quella appena sotto l'asola dell'uncinetto, mettiamo un marker per sapere dove chiudere il giro. In questo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto alto, una catenella in ogni punto, un punto alto nel prossimo punto, lavorando sempre punti pieni, una catenella, e ripetiamo. Alla fine chiudiamo il giro nel primo punto alto, e lavoriamo altri 2 giri di punti bassi come abbiamo fatto qui, un punto in ogni punto, iniziando dal primo punto alto, cioè rientriamo da davanti dove siamo entrati da dietro per portare fuori l'asola, portiamo fuori il filo, riprendiamo l'asola e lavoriamo il primo punto basso, un punto basso nell'archetto, un punto basso nel prossimo punto alto e così via, e lavoriamo 2 giri di punti bassi come abbiamo fatto qui sotto, lavorando un punto in ogni punto. Lavorati i 2 giri di punti bassi, stendiamo un po' il lavoro, perché lavorata stretta la raffia tende a non rimanere nella forma che vogliamo noi, quindi gli diamo la forma bella piatta e chiudiamo il giro. Come al solito, i giri di punti bassi li chiudiamo entrando sotto la catenella del secondo punto. Portiamo fuori l'asola, tiriamo bene. Nel prossimo giro lavoriamo punti alti, entriamo nella V del primo punto basso, portiamo fuori il filo, allunghiamo, teniamo il filo qui sopra, giriamo intorno, riprendiamo l'asola e lavoriamo il punto alto. In questo giro la ripetizione che lavoriamo è un punto alto in un punto, una catenella, un punto alto nel prossimo punto, una catenella, salto un punto e ripeto un punto alto in un punto, una catenella, un punto alto nel prossimo punto, una catenella, salto un punto, e andando avanti in questo modo lavoriamo tutto il giro. Alla fine chiudiamo il giro nel primo punto alto, tiriamo bene e lavoriamo un giro di punti bassi in cui lavoriamo un punto in ogni punto. Alla fine del giro chiudiamo entrando
da dietro nel secondo punto, tiriamo bene e qui mettiamo un marker. Arrivati a questo punto, il mio disco ha un diametro di circa 16 cm. Prima di proseguire, passiamo il ferro da stiro con il vapore sul lavoro per distendere le fibre, renderlo più piatto e più rigido. Attenzione a non colare il marker. Una volta che avremo passato il vapore, questo è il risultato. Un lavoro completamente piatto e più rigido. Proseguiamo il lavoro, riprendiamo il lavoro e lavoriamo un giro di punti bassi lavorando normalmente nelle catenelle del punto. Iniziamo dal primo punto basso del giro, quindi rientriamo non dove abbiamo chiuso il giro, ma sotto l'asora del lavoro. Noi chiudiamo il punto nel secondo punto, portiamo fuori il filo, tiriamo bene e questa diventa la catenella del primo punto. Rientriamo sotto qui senza far scappare l'asora, portiamo fuori il filo, riprendiamo l'asora e lavoriamo il primo punto basso. E in questo giro lavoriamo un punto basso in ogni punto, lavorando normalmente sotto le catenelle del punto. Dal prossimo giro ricominciamo a lavorare punti pieni. Abbiamo lavorato questo giro normalmente perché da qui in poi lavoriamo il corpo del cappello e avendo lavorato nei punti normalmente, questo giro si piega più facilmente. Chiudiamo il giro nella catenella del secondo punto e nel prossimo giro lavoriamo punti alti, quindi entriamo nel corpo del primo punto basso, portiamo fuori il filo, allunghiamo bene, giriamo intorno e lavoriamo il punto alto. E nel prossimo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto alto, una catenella, salto un punto e ripeto un punto alto, una catenella, salto un punto e ripetendo in questo modo lavoriamo anche tutto questo giro. Chiudiamo il giro nel primo punto alto, e lavoriamo 2 giri di punti bassi, lavorando punti pieni, un punto basso in ogni punto, iniziando dal primo punto alto del giro. Chiudiamo il giro. Tiriamo un po' il lavoro in modo da accomodare la raffia. Per il corpo del cappello lavoriamo altre 2 volte gli ultimi 3 giri che abbiamo lavorato. Se abbiamo già raggiunto la circonferenza che ci serve per il nostro cappello, lavoriamo altre 2 volte queste 3 righe mantenendo gli stessi punti. Se invece dobbiamo aumentare la circonferenza per arrivare alla circonferenza che ci serve, nelle prossime ripetizioni faremo degli aumenti e gli aumenti li facciamo nella prima riga di punti bassi. Quindi intanto lavoriamo un'altra riga di un punto alto, una catenella, salto un punto e poi vediamo come aumentare. Sono andata avanti, ho lavorato il giro di punti alti e ho iniziato anche il successivo giro di punti bassi. Se dovete aumentare la circonferenza, gli aumenti li fate nel primo dei 2 giri di punti bassi e
adesso che stiamo lavorando per la seconda volta i 3 giri che ripetiamo per il corpo del cappello, lavoriamo 19 punti bassi e poi un aumento, 2 punti bassi nel successivo archetto. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro: 19 punti bassi, un aumento, e in totale faremo 4 aumenti. Poi lavoriamo un altro giro di punti bassi lavorando un punto basso in ogni punto. Se avete raggiunto la circonferenza che vi serve, lavorate la terza ripetizione di questi 3 giri, un punto in ogni punto senza più aumentare. Se dovete aumentare ancora, aumentate sempre nel primo dei 2 giri di punti bassi e la ripetizione sarà 20 punti, un aumento. Se state usando un filato diverso o se avete una mano più stretta e quindi il vostro cappello è decisamente più piccolo e dovete fare ancora qualche aumento in più, potete aumentare il numero di aumenti nel giro. L'importante è che aumentiate sempre un numero pari di punti. Andiamo avanti a completare il corpo del cappello lavorando per 3 volte questi 3 giri. Sono andata avanti e ho completato le 3 ripetizioni e alla fine ho lavorato ancora un altro giro di punti bassi pieni, perché mi sembrava che il corpo del cappello fosse un po' piccolo. Voi potete aggiungere questo giro o aggiungerne anche un paio se volete che il corpo del cappello sia più alto. Una volta fatto questo, passiamo il ferro da stiro con il vapore anche in tutto il corpo del cappello. Quando passate il ferro da stiro con il vapore, poi date la forma al cappello e lo lasciate riposare finché diventa freddo. E questo è il risultato: una lavorazione più omogenea e il cappello è un po' più rigido. Uniamo l'ultimo giro che lavoriamo, come al solito, passando sotto la catenella del secondo punto basso del giro, portiamo fuori l'asola, rientriamo sotto questa che è l'asola che c'era sull'uncinetto, infiliamo l'uncinetto e portiamo fuori il filo. In questo modo creiamo la catenella del primo punto basso. Nel prossimo giro lavoriamo punti bassissimi prendendo solo il filo dietro di ogni punto. E stiamo attenti a non stringere troppo questi punti, altrimenti la circonferenza del cappello si riduce. Lavoriamo anche l'ultimo punto e chiudiamo il giro passando sotto la catenella del primo punto bassissimo. E iniziamo il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo un giro di punti bassi prendendo la catenella davanti dell'ultimo giro di punti bassi che abbiamo lavorato e tutto il punto bassissimo, così. Quindi prendiamo la catenella del filo davanti dell'ultimo giro di punti bassi che abbiamo lavorato, passiamo sotto tutto il punto bassissimo, portiamo fuori il filo e lavoriamo il primo punto basso. E andiamo avanti così. Prendiamo questi 3 fili e lavoriamo punti bassi e la ripetizione che ripetiamo in questo giro è 6 punti bassi, un aumento. Se voi avete un numero diverso di punti e non arrivate giusti alla fine con l'ultima ripetizione, non importa, lavorate 6 punti, un aumento
finché riuscite e poi alla fine completate coi punti bassi che vi restano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Lavorando in questo modo, naturalmente la falda del cappello prende una direzione diversa e quindi si allarga. Un aumento nell'ultimo punto e chiudiamo il giro entrando sotto la catenella del secondo punto. E lavoriamo un altro giro di punti bassi, lavorando un punto in ogni punto. Lavoriamo punti pieni, quindi entriamo nella V del primo punto basso, portiamo fuori il filo, riprendiamo l'asola, lavoriamo il primo punto e poi un punto in ogni punto. Chiudiamo il giro entrando sotto la catenella del secondo punto basso, stringiamo un po' e nel prossimo giro lavoriamo un giro in cui lavoriamo un punto alto, una catenella, salto un punto. Quindi entriamo nella V del primo punto basso, portiamo fuori il filo, allunghiamo, lavoriamo il primo punto alto, una catenella, salto un punto alto e ripetiamo così per tutto il giro. Alla fine chiudiamo il giro sul primo punto alto, tiriamo bene. Nel prossimo giro lavoriamo di nuovo punti bassi e facciamo degli aumenti. In questo giro la ripetizione è un punto basso in ogni punto alto e negli archetti lavoriamo per 2 volte un punto basso e nel terzo archetto lavoriamo 2 punti e ripetiamo in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5 punti, un aumento. Alla fine chiudiamo il giro nel secondo punto basso e lavoriamo un altro giro di punti bassi lavorando un punto in ogni punto. E poi lavoriamo di nuovo un giro di punti alti lavorando un punto alto, una catenella, salto un punto. Nel prossimo giro lavoriamo di nuovo punti bassi e aumenti. Lavoriamo il primo punto basso nel punto alto, un aumento nel primo archetto e 7 punti bassi e ripetiamo un aumento 7 punti bassi per tutto il giro. E questa è la ripetizione: un aumento in un archetto,
7 punti bassi. Andiamo avanti così per tutto il giro. Alla fine avremo solo 6 punti perché il settimo è il primo che abbiamo lavorato. Se voi avete lavorato un numero diverso di punti, non importa, l'importante è che facciate sempre un numero pari di aumenti nel giro in modo da trovarvi giusti col giro di punti alti. Alla fine chiudiamo il giro, tiriamo bene e poi lavoriamo altri 2 giri di punti bassi in cui lavoriamo un punto in ogni punto. Lavorati i 2 giri di punti bassi, chiudiamo il giro e lavoriamo un ultimo giro di finitura lavorando punti bassissimi. Rientriamo qui sotto entriamo nell'asola e portiamo fuori il filo e lavoriamo tutto un giro di punti bassissimi. Se volete potete lavorarli normalmente entrando sotto la catenella del punto, oppure potremmo lavorarli sempre pieni, cioè nella V dell'ultimo giro di punti bassi. Come sempre teniamo i punti bassissimi morbidi. Arrivati alla fine del giro, tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo punto bassissimo del giro e tornando al centro dell'ultimo punto bassissimo. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo attraverso i punti. Allo stesso modo nascondo anche questo filo, voi nascondetelo prima, avrei dovuto farlo anch'io. Passiamo il ferro con il vapore anche nella falda, anche se vedete che il giro di punti bassissimi che abbiamo fatto ha già migliorato la forma, però passando il vapore verrà ancora meglio. E questo è il risultato. Il cappello è pronto, l'inizio del giro praticamente non si vede, non lo trovo, eccolo qui, è qui, ma è veramente invisibile e soprattutto sono contenta della consistenza che sono riuscita a dare al cappello perché è, vorrei dire, perfetta. Spero tanto che rifacciate questo cappello. E se così fosse, ricordatevi di condividere le vostre foto con me, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram e nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!